e a Milano offre i suoi servizi a Ludovico il Moro. Ma lui non si offre come artista, lui dice: io sono molto bravo, e lo scrive in una lettera bellissima, a fare gli scenari per i matrimoni. Ah, ok. Lui si offre come scenografo per i matrimoni. E viene assunto per quello lui. Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Welcome to another installment of Everybody Needs a Bit of Scienza, hosted by Stevie Kim. Today, she is with Professore Attilio Scienza at Leonardo Wine Genius, an exhibition space dedicated to the Italian artist, situated in Vinci, in the Italian region of Tuscany. Today, they are discussing Leonardo and the museum and his discoveries related to wine and territory. Welcome, everybody. This is the Italian Wine Podcast. My name is Stevie Kim, and this is indeed another edition of On the Road, but also Everybody Needs a Bit of Scienza. Today we're here with, of course, my friend and professor, the illuminating professor Scienza, Attilio. Ciao Attilio. Ciao Stevie. Ciao. Dove siamo innanzitutto? Siamo nel museo di Vinci, nel nuovo museo di Vinci. E dov'è il Museo da Vinci? È stato ricostruito in una vecchia cantina di Vinci, una cantina rinascimentale, che simula in un certo senso una caverna. Questo museo ci consente di fare una bella metafora del ruolo che può avere un museo, e in particolare un museo dedicato al genio di Leonardo. Perché una metafora? Perché in effetti Leonardo scrive che un giorno si era trovato davanti all'apertura di una caverna e aveva avuto paura di entrare. Ma questo quando, scusa? Nel secolo in cui è vissuto, lui è vissuto a cavallo fra il 400 e il 500, quindi lui si ritrova, forse anche lui in modo metaforico, davanti a questa caverna e naturalmente ha paura di entrare perché è buio, la caverna non dà la prospettiva, non vede la fine, però si decide ad entrare e in effetti utilizza questa esperienza come un viaggio interiore, una sorta di viaggio dentro di sé, dentro il proprio buio, e si accorge in fondo che lo strumento per poter superare il buio, quindi avere di nuovo la luce, è quello della conoscenza. Lui è un uomo del Rinascimento, rinascere, dopo il Medioevo. Il Rinascimento è il secolo di Platone e di Plotino. Questi due filosofi sono alla base della cultura del Rinascimento. E in particolare Platone con la sua narrazione della caverna, dove lui individua questi due aspetti della conoscenza umana, doxa e episteme. Doxa è questa conoscenza, diciamo così, un po' istintiva, un po' primitiva, mentre episteme è la conoscenza organizzata, è la conoscenza razionale. E dice in effetti che quando si è in una caverna noi abbiamo la conoscenza di doxa, poi quando usciamo alla luce, quando entra la luce nella caverna, abbiamo l'episteme. Cosa vuol dire in italiano doxa? In italiano episteme vuol dire scienza, conoscenza, e doxa è un po' istinto. Ed è interessante questo perché poi il concetto di luce e il concetto di buio è ripreso anche da Dante. Dante si ritrova in mezzo ad una selva oscura dove la retta via era sbarrita. La selva oscura per Dante e per gli uomini del Medioevo è il peccato e naturalmente la luce è la uscita dal peccato, è il modo per evitare le conseguenze del peccato. E qui naturalmente ancora una volta la luce è il tema dominante dell'opera di Goethe, del Goethe naturalista. Tutta la sua vita è stata dedicata non tanto alla poesia o alla scrittura, ma anche, diciamo così, alla scoperta delle leggi della natura. Quando sta per morire, nell'agonia della morte, grida Mehr Licht,
e in tedesco vuol dire più luce. E chi è vicino a lui apre le finestre, ma non è quella la luce che lui vuole. Lui vuole la luce della conoscenza, è il suo ultimo testamento spirituale. E aggiunge una parola, macht mehr luce, mehr Licht, fate più luce. Il compito allora di noi tutti è di fare più luce, di aiutare la conoscenza. Allora il museo ha questo scopo, si entra in una semi-oscurità, ma man mano che si avanza nel museo, le immagini che noi vediamo sono tutte immagini di conoscenza, ci danno la possibilità veramente di approfondire, ma non solo la mente di Leonardo, quello che lui voleva dire a noi, quello che noi possiamo usare adesso. Quindi l'attualità di questo museo è proprio questo, questa novità del messaggio, questa ricchezza del messaggio, un messaggio di luce e un messaggio per il futuro. Quindi spiegami un po' il tuo ruolo esattamente Quello che ho fatto io? Sì, quello che la tua partecipazione Sì, dunque io ho partecipato con alcune persone che appartenevano all'azienda che ha finanziato l'opera e con l'architetta Rapisarda che è stata incaricata della parte grafico compositiva, diciamo. Allora io ho voluto dare a loro un percorso fatto direi dalle 4-5 tappe di conoscenza del Leonardo di allora. Noi volevamo rappresentare non tanto il Leonardo pittore o il Leonardo così scrittore o Leonardo che produceva macchine, che noi volevamo raccontare il Leonardo agronomo, il Leonardo botanico, il Leonardo climatologo e anche il Leonardo viticolo, il Leonardo della vite e del vino. Allora il percorso l'abbiamo concepito partendo dalle conoscenze geologiche, cioè cosa si conosceva allora del suolo, quali erano le conoscenze. Leonardo usa una frase bellissima per dire il valore che ha un suolo anche per la qualità di un vino. Lui dice: conosciamo di più il ciclo delle stelle che non la terra che è sotto i nostri piedi. Lui capisce il ruolo che ha il suolo per la qualità, ma non ha gli strumenti di allora per arrivare a questo, però lui lo percepisce e naturalmente questo viaggio continua poi nel descrivere le varietà che lui ritiene le migliori, nel descrivere le tecniche di vinificazione che venivano usate, che lui critica e lui propone delle alternative. Ma al di là di questo descrive un'Europa in preda al freddo, siamo nella piccola glaciazione, quindi le viti vanno interrate durante l'inverno perché non muoiono. Lui si accorge che i tempi di vendemmia, come vengono registrati dai conventi borgognoni, sono sempre più avanti, sono sempre più lontani rispetto alle conoscenze precedenti. Quindi si accorge poi che la crescita delle piante è diversa. Le piante in quel periodo hanno difficoltà a crescere, gli anelli di crescita sono sempre più stretti. Ecco, sono tutte informazioni importanti che in fondo ci riportano all'attualità. Te sei molto, diciamo, anche a Milano, eri coinvolto sulla vigna di Leonardo e così via. Ma qui Leonardo, diciamo, perché innanzitutto il paese si chiama Vinci. Quindi Leonardo da Vinci. Lui è nato qui, è nato qui, è vissuto qui. Sì. I primi anni della sua vita, finché non va a Milano, lui vive qui. Lui si allontana da Vinci per andare a Firenze quando suo padre lo mette a bottega dal Verrocchio. Perché? Perché lui, essendo un figlio illegittimo, non viene istruito. E lui si lamenta, dice: io non ho avuto la conoscenza dell'istruzione. Dopo l'esperienza al Verrocchio, lui deve scappare e deve andare a Milano, e a Milano offre i suoi servizi a Ludovico il Moro. Ma lui non si offre come artista. Lui dice: io sono molto bravo, e lo scrive in una lettera bellissima, a fare gli scenari per i matrimoni. Ah, ok. Lui si offre come scenografo per i matrimoni. E viene assunto per quello lui. Poi Ludovico il Moro capisce il genio dell'uomo e da una parte si mette a organizzare l'acqua dei canali di Milano, tutte le chiuse, le altezze, le alzate. Ma la cosa importante è che lui si accorge
del valore dell'uomo, e alla fine del 400, 1498-99, gli fa fare questo straordinario, non è un affresco, quadro nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, che rappresenta l'ultima cena. Per fare questo però Luis Moro deve farlo diventare un cittadino di Milano, se no non poteva lavorare, e gli dà una casa che è di fronte alla chiesa, dove c'è un vigneto. Sì, e questa è la storia che... C'è un vigneto molto bello, molto grande allora, perché era condiviso da 2 conventi, e lui ha una proprietà all'interno di questo grande territorio e ha un vigneto che lo scrive, lo disegna in modo molto preciso. Lui lascia un disegno precisissimo di quanti metri, le distanze, tutto quanto. Del vigneto sappiamo cosa succede anche dopo, perché parla delle varietà di questo vigneto, parla del vino che lui ama di questo vigneto e delle lettere che scrive dalla Francia negli ultimi anni della sua vita al fattore, perché gli mandi il vino di quel vigneto. Lui beveva il vino del suo vigneto, e poi naturalmente è una citazione importante nel testamento. Destina in modo molto preciso il vigneto, lo scrive al suo erede, a cui lascia tutti i materiali, tutti i suoi scritti, eccetera. Quindi il vigneto è un elemento costante nella sua mente. Il vigneto viene fotografato negli anni 30 e viene distrutto da un bombardamento americano nel 43. Nell'agosto del 43 una bomba incendiaria distrugge il vigneto. I materiali delle case vicine vengono utilizzati per alzare il livello di questo giardino dove c'era il vigneto, e questo materiale che viene portato è la salvezza delle radici. Sotto 1,5 metri di materiale di terra le radici rimangono vive. Allora noi nel 2014 abbiamo cominciato a scavare, utilizzando il disegno di Leonardo, abbiamo rifatto tutti i percorsi dove c'erano le viti, abbiamo trovato le radici, abbiamo pulito le radici e abbiamo scoperto, attraverso delle tecniche di barcoding, cioè di ricostruzione del profilo del DNA, l'appartenenza genetica di quelle viti. Quelle erano una malvasia. Facendo poi un confronto con la banca dati, ci siamo resi conto che questa malvasia che abbiamo trovato, che tutti pensavano fosse una malvasia greca, perché si chiamava malvasia di Candia, isola di Creta, e in effetti si collocava in mezzo a un gruppo di varietà della pianura padana, quindi non aveva nessun rapporto con le varietà greche. Non c'entrava nulla. Ma quello che ci ha, in fondo, fatto confusione era questo nome di Candia. E poi ci accorgiamo che Candia è un piccolo paese che c'è fra Voghera e Pavia, che era una proprietà di quei signori che erano proprietari della casa di Leonardo, gli Atellani. Okay. Per cui Malvasia di Candia è perché quella Malvasia veniva da quel piccolo paese che si chiama Candia. padano che si chiama Candia. Che storia. Ma ascolta, riportando, diciamo, la vigna e il vino di Leonardo, diciamo, in questo paese, da cosa attribuisce, diciamo, questo collegamento? Perché nel convegno hanno parlato di questa codificazione. Sì, lui ha dato 11, qualche indicazione 20. molto generica su come si doveva fare il vino in modo diverso di come lo facevano qui. Quindi lui diceva che bisogna pulire il vino, cioè evitare che rimanga sulle fecce, perché quelle poi puzzano, che bisogna operare in tini chiusi, allora si operava solo in tini aperti, perché altrimenti i profumi del vino se ne andavano, quindi andavano bloccati. Cioè, questi erano i suoi insegnamenti in sostanza. Principalmente quello. Sì, e poi naturalmente la cura alle radici, perché allora c'era una, diciamo così, l'agronomia, diciamo, di quei tempi era un'agronomia rivolta alle radici, non alle foglie. La cura dell'agricoltore era quello di mettere le radici in condizioni di vivere bene, quindi le zappature, le irrigazioni, le concimazioni. Solo nell'Ottocento si sposta l'interesse dell'agronomia dalle radici alle foglie. Nel 1804 De Saussure, questo botanico svizzero di Ginevra, scopre la fotosintesi. Prima E nel 1840 Liebig dà una interpretazione, diciamo così, chimica al suolo. Quindi queste due scoperte spostano l'interesse dell'agronomia dalle radici alle foglie. Ah, ok. Allora gli uomini di allora invece pensavano sempre solo alle radici, e lui dà indicazioni alle radici, come le concimare, come bisogna lavorare. Ok, allora cosa si dice? Da Vinci.
No, Da Vinci secondo me potrebbe diventare una specie di messaggio, ecco, il messaggio a rivedere i nostri rapporti con la natura. Cioè noi uomini della conoscenza, uomini del XX secolo, XXI secolo, confidiamo sempre più nelle nostre risorse e sempre meno nella natura. Questo in un certo senso ci ha fatto allontanare dalla natura, l'abbiamo vista come qualcosa da usare. Invece io penso che bisogna ritornare alla natura, bisogna ritornare a scoprirne i 1000 segreti ancora che ha, un po' per rispettarla, ma un po' anche per utilizzarla molto, molto meglio. Ci sono nelle piante, per esempio, dei segnali evolutivi straordinari che noi non assecondiamo. Le piante che noi abbiamo attorno hanno impiegato 2 miliardi di anni per adattarsi ai climi. Hanno tutti i rimedi possibili e immaginabili per superare i grandi freddi, i grandi caldi, la siccità, la grande acqua. Quindi segreti che sono ancora nelle piante. Allora Leonardo è l'uomo che può aprire alla luce di queste conoscenze. Il segnale è quello. Andate fino in fondo, cercate di scoprire con gli strumenti moderni quante sono le risorse che hanno queste piante per adattarsi meglio alle condizioni climatiche. E quello è il segreto. Okay, and that's a wrap from Da Vinci. It's just a little bit of, you always need more of scienza, basically. Everybody does need a bit of scienza, but sometimes a little bit more than usual. And that is the case when it comes to Leonardo da Vinci and the mystery of his relationship with wine and vines. That's a wrap. Ciao ragazzi. And that's a wrap. For more fascinating interviews from the world of wine, go to ItalianWinePodcast.com or find us on SoundCloud, Himalaya, Spotify, or wherever you get your pods. Don't forget to subscribe and like all our channels. Chin chin, and thanks for listening.